Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Uno splendido disegno di Auguste Levellier, pubblicato nel 1881, illustra le principali scene dell'opera di Charles Gounod, Le Tribus des Amoras. Vi leggo l'articolo allegato all'incisione. Vi ricordo che, come era in uso in Italia alla fine dell'Ottocento, i titoli e i nomi sono stati italianizzati. Il tributo di Zamora, opera di Carlo Gounod, al Teatro dell'Opera di Parigi. Un telegramma spedito l'indomani della prima rappresentazione del tributo di Zamora ha fatto sapere ai lettori del teatro illustrato l'impressione prodotta dal nuovo spartito di Gounod. Tale impressione non si è considerevolmente modificata in seguito e i frequentatori dell'opera sembra siano generalmente d'accordo con la stampa per riconoscere che l'ultimo spartito dell'autore del Faust, pur racchiudendo le qualità che hanno posto Gounod a capo della scuola francese, non è tuttavia abbastanza ricco di ispirazioni per poter competere con le sue composizioni precedenti. Ciò che ha fatto generalmente senso fra noi è che, in alcuni punti dello spartito, Gounod è ritornato, con una compiacenza evidentissima, alla forma italiana, quale si riscontra in Rossini e nei suoi imitatori. Quel ritorno ad uno stile un po' invecchiato è parso tanto più strano in quanto che il capo attuale della scuola italiana, Verdi, si è studiato nelle sue ultime opere e specialmente nel Don Carlos e nell'Aida di trasformare la sua maniera, sciogliendola dalle formule ormai antiquate che erano retaggio dei suoi predecessori. È parso che Gounod facesse un passo indietro, appunto quando Verdi ne faceva uno in avanti. Il punto di partenza del soggetto di quest'opera è attinto, come senza dubbio sapete, nel romancero spagnuolo. Lo si può riassumere in poche righe. Manuel è in procinto di sposare Xaima, allorquando un ambasciatore del califfo di Cordova viene a reclamare al re Don Ramiro il tributo consentito dopo la battaglia di Zamora. Xaima è destinata dalla sorte a far parte del contingente di schiave consegnate dal re tributario e viene costretta a partire con l'ambasciatore che si innamora alla follia dei suoi vezzi. Ma il fidanzato Manuel la segue, travestendosi da soldato barbaresco, e cerca di sputarla a Ben Said, l'ambasciatore. Xaima deve infatti essere venduta pubblicamente in piazza. È inutile aggiungere che il povero amante soccombe nella lotta del danaro e vede condurre la fidanzata nell'harem dell'odiato rivale. Gli resta però ancora una speranza. Egli ha salvato dalla morte il fratello di Ben Said e questo atto, ei crede, gli dia diritto alla riconoscenza del truce musulmano, ma Ben Said non vuole cedere la preda. Emanuel dovrebbe rinunciare alla speranza di possedere Xaima. Se una schiava pazza, ermosa, che va errando nel palazzo e che si vien poi a sapere essere la madre stessa di Xaima, non piantasse il suo pugnale nella gola di Ben Said, liberando così sua figlia da un amore odioso. Il libretto è piuttosto volgare, ma racchiude però alcune situazioni felici, dalle quali un musicista nato per il teatro avrebbe saputo trarre buon partito. Disgraziatamente Gounod non è un vero musicista drammatico. Il suo talento è di natura troppo contemplativa e il Faust stesso ne è la miglior prova. Egli ha saputo però trovare alcune ispirazioni abbastanza vigorose, benché
non siano sempre esenti da una tinta di volgarità. Il terzo atto parve il migliore, ma bisogna convenire che il merito principale spetta alla signora Kraus, che ha creato la parte di Hermosa con un talento eccezionale. Il Lassalle è stato ammirabile nella parte di Ben Said, benché si cominci ad osservare che usa ed abusa sempre degli stessi mezzi e che il principale suo effetto consiste nei portamenti, di cui egli fa un impiego veramente eccessivo. La signorina Duran è insufficiente nella parte di Xaima e quella di Manuel, piuttosto ingrata, del resto non conviene che fino a un certo punto al signor Sellier. Firmato Wilder. Spero che questo argomento sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!